Ok, vuoi acquistare il tuo primo giradischi Technics? Oppure ne vuoi un altro da affiancare a quello che già hai? Che tu sia esperto alle prime armi poco importa, perché Technics accontenta tutti gli appassionati di vinile da oltre 50 anni. E in questo video ti darò i miei consigli su quale modello scegliere in base alle tue esigenze e soprattutto in base al tuo budget. Oltre ai suggerimenti basati sulla mia esperienza, avrete a disposizione anche il consiglio di un professionista del settore, ossia Hi-Fi di Prinzio, di cui trovate i contatti qui sotto in descrizione. Sono certo che molti di voi come me avranno avuto per anni la fissa per un giradischi Technics, poi finalmente soddisfatta, ed altri di voi che stanno per arrivarci, stanno mettendo i soldi da parte, ma sono indecisi su quale modello orientarsi. Ecco perché ho voluto realizzare questo video, che è quello che avrei voluto vedere io quando stavo per acquistare il mio giradischi Technics, e per farlo ho scelto quelli che secondo me sono i modelli da tenere in considerazione oggi per approdare su questo marchio leggendario: SL100C, SL1210 MK7, SL1500C ed SL1200 GR2, che da qui in poi abbrevierò in 100C, MK7, 1500C e GR2. E chi meglio di me per realizzare un video del genere, che adesso ho un GR2, vengo dal 1500C e sono partito da un onestissimo AT-LP 120 di Audio-Tecnica. Perché vedete, il punto è proprio questo: per entrare nel magico mondo del vinile possiamo partire direttamente da un Technics, certo che sì, oppure possiamo arrivarci per gradi, partendo con giradischi di altri brand, spendendo un po' meno. Allora andiamo subito alla sostanza, non prima però di chiedervi la massima attenzione su un aspetto fondamentale che vi servirà ad orientarvi nella scelta del giradischi. A parte il GR2, dove le differenze con gli altri modelli si fanno più evidenti, per 100C, MK7 e 1500C la base di partenza è la stessa. Quali sono le caratteristiche comuni a 100C, 1500C ed MK7? Beh, innanzitutto il peso complessivo del giradischi di circa 10 kg per tutti e tre. Il corpo del giradischi è composto da uno strato superiore in alluminio pressofuso ed uno strato inferiore in ABS e fibra di vetro. ABS è un polimero utilizzato in industria per la sua tenacità e la sua capacità di resistenza agli urti, quindi la sua capacità di ammortizzare. ABS unito alla fibra di vetro vi può dare un'idea della compattezza del plinto di questo giradischi. E poi il piatto, del peso di circa 2 kg, è un piatto a doppio strato, con uno strato superiore in alluminio pressofuso ed uno strato inferiore gommato per ridurre le vibrazioni, che, lo ricordiamo, sono sempre nemiche di un giradischi. Piedini antivibrazione regolabili in altezza e classico braccio ad S in alluminio regolabile in altezza. Cambia il meccanismo del sollevamento della torretta del braccio, però l'importante è che in tutti i giradischi, lo vedremo anche nel GR2, il braccio si può alzare ed abbassare. Qui sotto abbiamo il motore a trazione diretta coreless, ossia senza nucleo, per ridurre drasticamente il fenomeno del cogging, quel disturbo derivante dalla rotazione che in un giradischi va limitato il più possibile, sempre per ridurre le vibrazioni. Motore che dal suo azionamento impiega meno di un secondo nel passare da 0, cioè da fermo, a 33 giri stabili. E questa in definitiva è l'ottima base di partenza comune a 100C, MK7 e 1500C. Ottima base che verrà migliorata, lo vedremo, dal GR2. Ogni modello tra questi tre, 100C, MK7 e 1500C, si differenzia dall'altro per alcune caratteristiche che costituiscono poi il motivo per cui un appassionato voglia scegliere il 100C piuttosto che il 1500C, giusto per fare un esempio. Teniamo conto poi, e concludo, che per tutti i giradischi presenti in questo video, quindi tutti e quattro, vengono utilizzate delle tecnologie derivanti dallo sviluppo sui modelli di fascia alta e altissima di Technics, che vengono qui ottimizzate per il mercato consumer.
Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e mi aiuta a creare altri contenuti come questo, e poi fammi sapere nei commenti qui sotto quale giradischi Technics acquisteresti tra quelli presenti in questo video e perché. Scrivimelo qui sotto nei commenti. L'SL100C è il modello entry level tra i giradischi Technics dedicati all'ascolto. Arriva sul mercato nel 2021, quindi 2 anni dopo il grande successo del 1500C, e sulla base di quel successo Technics ha cercato di avvicinare ancora più appassionati al mondo del vinile, abbassando leggermente il prezzo e rimodulando qualche caratteristica senza però snaturare le fondamenta del 1500C. E quindi peso di circa 10 kg, piatto bello massiccio e tutte le altre caratteristiche comuni che vi ho descritto nella premessa. Insomma, il 100C è un carro armato che garantisce solidità e prestazioni unite ad un look minimal che strizza l'occhio al gusto contemporaneo, e poi lo sappiamo che il nero sta bene su tutto. Il 100C è anche il giradischi Technics meno costoso ad avere il sollevamento automatico del braccio a fine disco, che è disattivabile, in questo caso però l'abbiamo lasciato attivo per farvelo vedere. Esaminando freddamente i dettagli, l'SL100C è a tutti gli effetti un 1500C senza il prefono integrato e con una testina in dotazione più basica, la TVM95C, che ha uno stilo conico che, lo sappiamo, non è il top, però suona più che dignitosamente. Devo dire che, pur essendo un amante di Technics, ero rimasto un po' scettico quando questo giradischi è stato annunciato, perché non ne capivo molto il senso e soprattutto temevo che avrebbero risparmiato anche su altri dettagli costruttivi per abbassare il prezzo, e invece così non è. Te ne rendi conto appena lo tiri fuori dalla scatola, senti che è la base solida di Technics, affidabile e robusta, quella che vi ho descritto. Te ne rendi conto ancora di più mentre lo installi, quando senti quell'emozione che sale per poi schizzare alle stelle quando fai partire il piatto. Il prezzo di listino di poco superiore ai 1.000 euro è in linea con quello che offre. In definitiva, l'SL100C è un ottimo lasciapassare per entrare nel mondo Technics. Certo, con un prezzo leggermente più aggressivo diventerebbe davvero un best buy, e la testina, seppur suonante, è la prima cosa che vale la pena sostituire. Fortunatamente la serie TVM95 consente di passare da uno stilo conico come questo ad uno ellittico fino ad arrivare ad uno Shibata senza cambiare il corpo della testina e senza svenarsi, e anche in modo molto semplice, anche per i meno esperti. Se volete approfondire, ne ho parlato qui. L'MK7 ha un prezzo di listino simile, quindi circa 1.000 euro, però va detto che nasce come modello rivolto ai DJ per via dell'iconico piatto con i dot che si abbina alla luce strobo per verificare con un'occhiata che i giri siano giusti, e naturalmente per via dei controlli dedicati alla variazione del pitch, che sono essenziali nel mondo del DJing. Questo si può intuire subito ad una prima occhiata, ma l'MK7 ha un'altra caratteristica importante che gli altri giradischi di questo video non hanno, e anche quella è specifica per l'uso a cui è idealmente rivolto. E infatti, rimuovendo il piatto, troviamo questa serie di switch con cui andremo a regolare la forza della coppia motore e anche del freno motore. Possiamo scegliere il colore della luce strobo, che sia blu o rossa come in questo caso, attivare o disattivare la rotazione inversa e i 78 giri. L'MK7 arriva senza testina e quindi dovremo acquistarla a parte. Un valido esempio può essere questa Concord Black realizzata da Reloop in collaborazione con Ortofon. Ecco, vedete, questo è il tipico aspetto di una testina da DJ che arriva già pronta per essere serrata al braccio, senza bisogno di utilizzare viti e senza bisogno di regolazioni fini. Questo lo conosciamo, è l'alloggiamento per l'adattatore per 45 giri presente su questo modello e sul 1200 GR2. Questo inserto invece a cosa serve? Bene, ve lo faccio vedere con la testina che abbiamo montato qui. A cosa serve? Serve per una serata in console magari ad averne sempre un'altra diversa, magari, o la stessa di riserva, sempre pronta a disposizione, ovviamente con il suo portatestina, perché così è scoperto, e così cambi
al volo la testina. Questo, vedete, ci vuole veramente un attimo, molto utile. Altra caratteristica rivolta al mondo del DJ è il tappetino in feltro anziché il classico gommato che mi sono preparato già qui per comodità. Non viene anche questo, c'è solo questo. Classico gommato che troviamo in tutti gli altri giradischi di questo video, e la gomma per sua stessa natura ammortizza le vibrazioni e diventa una cosa unica col vinile, nel senso che il disco non scivola e questo va bene per l'ascolto. Il feltro invece viene scelto proprio per far scivolare il disco e quindi rendere più agile lo scratch e le altre operazioni. Spesso l'MK7 è acquistato anche da chi non è un DJ, non lo sarà mai, ma vuole comunque un giradischi con quel look iconico che richiama il leggendario SL 1200 MK2 del 1979 e allo stesso modo vuole risparmiare qualcosina sugli odierni SL 1200 GR e GR2. Non è una cattiva idea, però fate attenzione ad un dettaglio che vi indico qui. L'MK7, proprio per la sua natura da strumento professionale, quindi tendenzialmente alloggiato nei flight case, non ha le cerniere per il coperchio antipolvere e non ha la predisposizione per installarle ex post. Naturalmente il coperchio antipolvere viene fornito in dotazione, ma potremo solo appoggiarlo sul corpo, non diventa un tutt'uno col giradischi. Va detto quindi che per alcuni, me compreso, questo dettaglio è fondamentale, per altri invece ha poca rilevanza perché andrà bene così, oppure realizzeranno delle cerniere in autonomia. Occhio però col fai da te, perché il rischio di realizzare un accrocchio inguardabile è molto alto. Lasciatelo com'è. Come vi ho già detto all'inizio e come saprà chi mi segue da tempo, il 1500C è stato il mio primo giradischi Technics. Quando l'ho acquistato e recensito nel 2019 lo presentavo come il possibile giradischi definitivo per ogni appassionato come me, che non spende 1000 euro come se fossero 10, ma che riesce a metterle piano piano da parte per realizzare il proprio sogno. Perché nel 2019 ho scelto il 1500C? Perché lo risceglierei oggi e perché è ancora qui a farmi compagnia? Beh, intanto perché all'epoca era il modello entry level di Technics, tradotto quello che costava meno. Oggi abbiamo già detto che questo status spetta al fratellino 100C. Poi perché mi ero fatto le ossa sulla TLP 120 di Audio-Tecnica ed ero pronto a passare a qualcosa di maggior valore, potendo smanettare con più consapevolezza, quindi con meno timore di fare danni. E infine perché il 1500C ha il prefono integrato a bordo, l'unico ad averlo tra i giradischi di questo video, e per me, che avevo combattuto per un mese, forse anche di più, con un vecchio Project Essential che mi aveva creato gravi problemi mai risolti di hum, cioè il classico ronzio di una messa a terra difettosa, bene, quel prefono integrato del 1500C sarebbe stato un paracadute, come lo era già stato quello del 120 di Audio-Tecnica. Naturalmente, manco a dirlo, il 1500C non ha mai avuto problemi di hum e quindi il prefono mi è stato utile, ma non indispensabile. L'ho utilizzato fino a quando sono passato ad un amplificatore più serio con uno stadiofono di qualità. Da lì poi con calma il passo successivo è stato l'acquisto di un prefono esterno. Il 1500C è l'unico giradischi Technics attualmente in produzione ad avere anche la colorazione bianca, che io ho potuto vedere dal vivo quando sono stato alla End di Monaco, e vi assicuro che dal vivo rende molto meglio che dal video. Il 1500C poi ha un'altra caratteristica apprezzatissima: il sollevamento automatico del braccio a fine corsa del disco, e ci dovremmo quasi essere una caratteristica molto utile durante le mie giornate qui nello studio. Ecco che si è alzato, molto utile quando metto su un vinile, inizio a spostare, sistemare, a cercare altri dischi, intanto la musica finisce e dopo un po' sento il clack del sollevamento del braccio, mentre io sono perso in 1000 altri pensieri e mestieri.
Altra caratteristica senza dubbio vincente sul 1500C è la testina scelta da Technics per accompagnarlo. Per quanto io non impazzisca per la 2M Red di Ortofon, devo anche dire che nei miei blind test effettuati su amici appassionati di vinile, in un confronto A-B con qualsiasi altra testina, 8 volte su 10 hanno preferito la 2M Red, senza sapere che si trattasse di quella ovviamente. Non sapevano che testine fossero in ballo, era un blind test. Se già mi seguite e avete visto l'evoluzione del mio setup nel corso del tempo, saprete anche che sul mio 1500C non ho utilizzato quasi mai la 2M Red, ma ho installato una 2M Black con grande soddisfazione, quindi la stessa serie di Ortofon, solo che la testina Black allo stilo Shibata. Se può rientrare nel vostro budget, è il primo upgrade che vi consiglio di fare. Magari se non potete arrivarci subito o non volete arrivarci subito, pensate ad una 2M blu. Nonostante io sia passato da poco al lato oscuro della forza con un portentoso GR2, il 1500C è il giradischi che ancora oggi, dopo 4 anni, consiglierei ad un amico per entrare nel mondo Technics. Ancora oggi, come dicono gli americani, lo considero il best bang for the buck. Ma quello che penso io da appassionato smanettone potrebbe anche essere diverso da chi lavora nel settore dell'hi-fi da anni e con una riconoscibilità al top in Italia e non solo. Mi riferisco ad Hi-Fi di Prinzio e sentiamo infatti direttamente da loro quale giradischi Technics consigliano più di ogni altro. Ciao Johnny, sono qui con il mio collega Luca. Ciao! E ti dico che siamo entrambi d'accordo con l'analisi che hai fatto su questi giradischi, perché è proprio quello che facciamo notare noi quando un cliente ci chiede un giradischi Technics ma non sa quale scegliere di tutta la serie. Esattamente come stavi dicendo, il Technics è un giradischi molto importante, la 2M Red è una testina molto chiara, a seconda dei gusti noi consigliamo di scegliere o una 2M blu o una black, se non anche una MC entry level. Detto questo, il GR2, di cui hai già parlato su Vinilicamente, è il migliore, un passo avanti rispetto agli altri di questo video, e concordiamo entrambi che per apprezzarlo al meglio è sempre gradita un po' più di esperienza con altri giradischi magari più entry level. Ciao Johnny, un saluto a te e agli amici di Vinilicamente. Ciao a tutti! Se ripensiamo un attimo alle ultime parole di Luciano in merito all'esperienza, è proprio quello che ho fatto io, ossia sono partito da un ottimo entry level per poi approdare nel mondo Technics con il 1500C e quindi arrivare ad oggi in cui godo grazie al nuovo GR2. Poi se avete il portafoglio a fisarmonica ci mancherebbe, partite pure da qui, ma se siete comuni mortali come me, io consiglio di arrivarci dopo qualche anno di esperienza per poi fermarvi qui, perché il GR2 ha tutte le carte in regola per essere il vostro giradischi definitivo. Il GR2 pesa circa 11 kg e 500 grammi, quindi 1,5 kg in più rispetto agli altri giradischi. Più pesante e solido grazie alla struttura superiore in alluminio pressofuso e inferiore in BMC, che è un polimero termoindurente rinforzato con fibre di vetro. Anche il piatto è più pesante di ben 500 grammi e i piedini sono sempre regolabili in altezza e contengono all'interno della loro struttura gomma siliconica per smorzare ulteriormente ogni possibile vibrazione. Da notare che il GR2 rispetto al GR introduce anche una miglioria lato software, il Delta Sigma Drive, che elimina anche la più piccola vibrazione derivante dal motore, garantisce una rotazione ancora più accurata ed omogenea, sfruttando il perfezionamento del segnale digitale messo a punto nell'amplificatore di fascia alta SU-R1000. Sempre prendendo spunto dai componenti di fascia alta è stata realizzata un'alimentazione elettrica estremamente silenziosa. In questo caso è stato ereditato il circuito per la cancellazione del rumore dal modello top di gamma SL1000R. Il GR2 arriva senza testina,
e quindi ai 2000 euro di partenza dobbiamo aggiungere quelli per una testina degna di questo giradischi. Una 2M blu può andare bene, ma io consiglio spassionatamente una 2M Black. Se si vuole andare su una MC possiamo pensare ad una AT33 EV o ancora meglio una AT33 SA, che è la morte sua e sarà uno dei miei prossimi upgrade perché l'ho potuta testare quando ho fatto la recensione del GR2, recensione che trovate linkata in descrizione. Ricapitolando, per trarre le conclusioni mi faccio aiutare da questa infografica che ho preparato appositamente per voi e che sarà presente in ogni pagina prodotto su Hi-Fi di Prinzio e che ho linkato in descrizione, quindi potrete andare a vederla lì. Naturalmente questa infografica serve a darvi le informazioni essenziali, i dettagli potrete consultarli sui manuali d'uso scaricabili dal sito di Panasonic o anche lì dalla pagina prodotto di Hi-Fi di Prinzio. In questo confronto non ho inserito prove audio perché non avrebbero dato risultati utili. Cosa voglio dire? Che stiamo parlando di macchine che dal punto di vista della resa audio offrono prestazioni simili, molto simili nel caso di 1500C, 100C ed MK7, con il GR2 che migliora leggermente. A fare la differenza è soprattutto la testina scelta. Quindi, al netto di tutte le variabili in gioco, se volete mettervi in casa il vostro primo giradischi Technics, se non siete DJ e riuscite a resistere al fascino iconico del piatto con i dot, andate tranquilli sul 1500C, sapendo che il GR2 è senza dubbio complessivamente superiore, ma a cambiare sono alcune finezze, non la sostanza che è ottima per tutti. Tutti i giradischi Technics presenti in questo video non hanno subito maltrattamenti e tutti i giradischi Technics presenti in questo video sembrano scolpiti nel granito per la sensazione estetica e soprattutto tattile che restituiscono quando li utilizziamo. Un giradischi Technics è solido, affidabile ed estremamente comodo e ho utilizzato questo aggettivo non a caso perché non potrei mai rinunciare alla comodità del braccio con sgancio rapido, non solo per tutte le prove che faccio per il canale, ma anche per me. Insomma, per parafrasare un noto spot di qualche anno fa, un giradischi Technics è per sempre, basta solo scegliere quale. Spero di avervi fornito gli strumenti essenziali per capire su quale orientarvi. E a proposito, fatemi sapere nei commenti qui sotto quale giradischi comprereste e perché. A presto e buoni ascolti. Vai Lucio. Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io.